Salve guerrieri, benvenuti nella nostra sezione podcast domande e risposte. Siamo Marisha e Nick e la domanda in esame oggi riguarda incontri con inorganici e o voladores. Inoltre vi riporteremo una nostra esperienza personale, allo stesso tempo imbarazzante ma anche inquietante. Partiamo dal post di un nostro abbonato che ci racconta. Capita sempre mentre sono a letto, in uno stato come di confine tra sonno e veglia. Quello che io percepisco è di essere sveglio, cosciente, ma il mio corpo è come ancora addormentato. Sento il corpo, ma non posso muovermi, come se fossi paralizzato o qualcosa di simile. La parte meno simpatica, per così dire, comincia quando avverto qualcuno o qualcosa che si avvicina. La sento salire sul letto. L'ultima volta inizialmente credevo che fosse uno dei gatti di casa che rientrava dal balcone e poi venirsi a sdraiare proprio sopra di me. È come se fosse un corpo, diciamo di forma umana. In realtà ricordo solo che mi copre, molto pesante. Io cerco di muovermi per togliermelo di dosso, facendo un grande sforzo, ma non riesco ad ottenere che debolissimi movimenti. Dopo un tempo che non riesco a quantificare, forse una manciata di secondi che sembrano interminabili, riesco finalmente a svegliarmi del tutto, ponendo fine a questa angoscia. Una volta, tanti anni fa, nello sforzo di liberarmi, ingaggiai una specie di lotta con questa presenza, prendendola di peso e spingendola via da me, fuori dal letto. Da quel momento la cosa non successe più per molti anni. Cercando spiegazioni, ho trovato che fenomeni del genere vengono definiti come paralisi del sonno e ho incontrato diverse persone con esperienze simili o identiche. Che ne pensate? Potrebbe essere qualcosa di correlato al sognare? Allora, bisogna entrare nell'ordine di idee che quello che viene descritto è abbastanza comune per un essere umano. Lo è ovviamente per chi ha sufficiente sensibilità e consapevolezza da capirlo. Moltissimi descrivono paralisi notturne con conseguente arrivo di esseri di varia natura. In Castaneda e nel lignaggio di Don Juan questo tipo di esperienze vengono catalogate riguardo agli inorganici. Rapidamente, cosa sono gli inorganici? La vita e la coscienza non sono solo proprietà degli esseri organici, per esempio uomini o animali, cioè dotati di un organismo, ma anche di esseri che non hanno un corpo, ma sono dotati comunque di consapevolezza, che è una forma di energia. Ce ne sono innumerevoli e di svariati generi e tipologie. Non sono tutti i los voladores, come purtroppo molti li definiscono superficialmente, confondendosi. I voladores sono una tipologia con connotati molto ben precisi e sono predatori, ma non tutti gli organici lo sono. E inoltre, come ci dice Don Juan, chiedere quale sia la funzione degli alleati è come chiedere cosa facciamo noi uomini nel mondo. Siamo qui, questo è tutto. E anche gli alleati sono qui come noi. E forse erano qui prima di noi. Tornando a noi, nel caso del nostro abbonato bisogna ricordare che a volte gli inorganici ci ignorano, ma a volte possono essere predatori e, come accade in natura, possono assalirci. Ricordo che loro si nutrono, o meglio, tendono ad aumentare la loro consapevolezza, predando quella altrui. Hanno una consapevolezza più densa, scura, una forma allungata rispetto a quella dell'uomo e sono di gran lunga più longevi. Noi siamo come bambini ingenui per loro, con tanta energia, con consapevolezza da prendere.
Cosa si può fare in caso di attacco? Quello che ha fatto il nostro gentile abbonato: difendersi come si può. Il guerriero tra gli scopi primari ha che c'è il risparmio energetico e di conseguenza non si fa prendere l'energia da un altro, inorganico o organico che sia. Gli inorganici sono ovunque ed è inevitabile venirci a contatto. Mentre dormiamo siamo vulnerabili e ovviamente si avvicinano. In questo tipo di sciamanesimo un praticante si allena in realtà giornalmente mettendo in atto tutte le tecniche che conosce in primo luogo per aumentare e risparmiare energia e acquisire controllo. Ricordo che il risparmio della preziosa energia sessuale vitale, distogliere l'attenzione dall'importanza personale, essere umili, impeccabili, eccetera, non hanno nulla a che vedere con la moralità, né con lo stare continuamente ad accusare un altro di non esserlo. È uno spreco pure quello. Bisogna praticare tutte le tecniche suggerite e tenere una condotta di risparmio energetico in modo da poter avere controllo in questi momenti di attacco. Per esempio, per i principianti la tecnica dell'observar o gaze o osservare può essere utilissima per acquisire controllo nel sognare. Link nel video tutorial sotto in descrizione. Ricordo che Don Juan e Don Julián furono spinti perfino nel fuoco da degli inorganici. Quindi fenomeni simili possono accadere nel sonno, ma anche nella veglia. Io e Nick abbiamo sperimentato direttamente anni fa sulla nostra pelle che il voler salvarsi con formulette e meditazioni preconfezionate è un'ingenuità quasi infantile. E tra poco racconteremo un aneddoto in proposito. Solo una pratica costante accompagnata da un allenamento fisico può essere di sostegno per acquisire il controllo necessario in circostanze simili. Riportiamo un'altra esperienza del nostro abbonato. Dunque, in questo caso non si tratta di volador, ma genericamente di inorganici di cui esistono vari tipi, è così? Comunque, il tuo riferimento all'esperienza di essere spinti nel fuoco mi ha richiamato un ricordo di infanzia. Chissà se c'entra qualcosa. Allora ti faccio un'altra domanda. Per caso può succedere che nello stato di consapevolezza ordinaria questi inorganici prendano la forma o controllino la mente di persone conosciute per interagire dannosamente con noi, tipo spingerci nel fuoco o altro? Dopodiché le persone apparentemente coinvolte negano categoricamente persino di essersi trovate nel luogo in cui l'esperienza si è svolta, ovviamente causando conseguenti discussioni, litigi con correlate emozioni di rabbia, eccetera. Aggiungo che nel caso del fuoco, a meno che il ricordo sia falsato, il fuoco stesso, nel momento in cui venni spinto, si riattivò improvvisamente con fiamme vive, da che era più o meno allo stato di bracci. Quello che il nostro abbonato riporta qui è assolutamente vero e dopo qualche spiegazione vi riporterò una mia esperienza simile vissuta da adulta. In questo caso non si tratta specificatamente del volador come tipologia, si tratta di un inorganico generico che ha attaccato per predare. In ogni caso, sfortunatamente, il volador lo abbiamo sempre con noi, lo abbiamo installato nel sesto centro, cioè nel vertice rotante sulla sommità del capo. Difficile togliere questa installazione esterna definitivamente, liberarsene è il risultato di anni di pratica incessante, uno degli apici degli sciamani descritti da Castaneda. Per quanto riguarda me, posso dire di essere in uno stadio dove volador va e viene, ma non l'ho ancora staccato definitivamente. È veramente dura.
ti provoca insinuandosi nei pensieri su tutto ciò che genera rabbia e sentimenti forti di qualunque natura per potarci, per far staccare con fiammate la nostra patina di consapevolezza e predarla. È vero quello che dice il nostro abbonato, che il volatore o altri inorganici possono controllare qualcuno di fronte a noi per farci qualcosa e poi la persona non si ricorda per nulla. A me è successo tante volte, anche perché io sono un soggetto difficile da manipolare e che dice agli altri la verità senza tanti giri, e Nick mi riprende spesso perché sono troppo diretta. Mi capitò molti anni fa, quando purtroppo andavamo da una maestra New Age perché non stavo bene di salute, e un maestro di arti marziali ci aveva consigliato questa persona perché avrebbe potuto aiutarmi. Questa donna era completamente annichilita da tutto, piena di sé a dismisura, vantava una vita perfetta, una famiglia meravigliosa, perfino si portava appresso il padre e la madre anziani che la spalleggiavano durante gli incontri. Più benessere materiale aveva e più ne voleva, mascherando tutto con una finta modestia e buonismo. Secondo lei aiutava le persone e bisognose e ne riceveva qualcosa in cambio. Aveva una casa piena di una quantità innumerevole di minerali e gemme, e più ne aveva e più ne cercava. Ne era completamente ossessionata. Aveva druse di grosse dimensioni nella sala dove lavorava. Diceva di essere protetta da varie entità, ed era vero in fondo, perché in qualche modo lei garantiva a queste entità l'apporto di persone, e questi cercavano in qualche modo di avvantaggiarla con degli eventi a lei favorevoli. Nei sogni noi questi inorganici li vedevamo e all'interno della sua casa, e li vedevamo muoversi e vedevamo ombre e sentivamo scricchiolii sinistri. Una volta, quando questa maestra ci accompagnò alla porta, vidi comparire alle sue spalle una sorta di bambina o bambino, non saprei dire con esattezza, che aveva un cappottino rosso, tipo quello della bimba di Schindler's List. Lei si accorse del mio smarrimento, il fenomeno comunque durò poco e mi chiese cosa avessi visto, ma non le dissi niente. Presi una scusa e me ne andai. Anch'io in quelle occasioni vidi quella bambina camminare nella stanza. La sensazione che mandava era molto sinistra, quasi cimiteriale. Io spesso facevo domande perché quello che questa maestra mi diceva non mi corrispondeva, la mettevo in forte difficoltà. Una volta durante un trattamento entrò in uno stato completamente alterato e davanti a tutti mi disse che io avevo fatto delle azioni molto gravi nel mio passato, che aveva visto che avevo avuto rapporti con un ragazzo, fatto cose che non si fanno e partecipato a rituali del male e che che contaminavo l'ambiente. Insomma, mi stava definendo come una sorta di meretrice o strega in stile medievale o qualcosa del genere. Io rimasi basita. Le dissi che si sbagliava,
nel senso che avevo frequentato nel mio passato un ragazzo che sfortunatamente era un po' narcisista, donnaiolo, ma era durato abbastanza poco e poi mi ero allontanata. Inoltre gli eventi che descrivevano corrispondevano, ma quello che descriveva lei era qualcosa di distorto dalla realtà. Cerca di giustificarmi, che dirle che non avevo fatto niente di male, ma non riuscii a finire la frase che lei sentenziò terribile: oramai è tardi. Io, avendo consapevolezza di non star parlando più con questa persona, ma con qualcuno di diverso da lei, e le risposi: non è mai tardi. Il giorno seguente questa sedicente maestra disse di non ricordare nulla di quello che era accaduto, ma tutti gli altri testimoni ricordavano. Nick provò a dirle: ma qualcosa è entrato, allora qui non stiamo protetti come ci dici. E lei negò e chiese scusa, fingendosi contrita. Vediamo, Nick vuole aggiungere qualcosa. Quello di cui sono stato testimone diretto, le persone che erano con noi da prima si erano accorte che qualcosa non andava. In un primo momento hanno avuto una reazione di stupore, poi dopo che la maestra ha dato loro qualche indicazione hanno come dimenticato quello che stava succedendo e sono rimasti lì come spettatori passivi. Era come se intorno a noi non ci fosse più nessuno. Posso dire che la manipolazione aveva un notevole livello di efficacia. Naturalmente decidemmo di non andare più e andammo per la nostra strada. Conclusioni. Per mia fortuna sono una studiosa con una vera formazione e quando mi trovo in seria difficoltà non mi importa più delle offese o della paura, ma di analizzare quello che mi accade in maniera obiettiva e usando la mia naturale intuizione. Perciò così ne uscii fuori, con più esperienza. Quello che di questa vicenda mi rimase non furono tanto gli insulti ricevuti in pubblico o il tentativo egomaniaco di generare vergogna, ma fu quel oramai è tardi, perché è tipico di un inorganico predatorio o del volator il tentativo di far credere di non poter rimediare a eventi del passato, togliere ogni tipo di possibilità e speranza di cambiamento. In questo tipo di sciamanesimo portato avanti dal lignaggio di Don Juan, al contrario, è sempre possibile fare qualcosa. Addirittura con la ricapitolazione possiamo perfino riprendere fibre ed energia perduta nel passato. E un'altra cosa importante: sia la maestra New Age che il maestro di arti marziali ci pressavano a credere che tutto è uguale, cioè a cercare morbosamente sincretismi tra filosofie e religioni inconciliabili. Non è tutto uguale. Questo è quello che cerca di farci credere il Volador per confonderci. Ad un certo punto della propria vita di ricercatore bisogna decidere cosa più soddisfa i nostri obiettivi e scegliere senza cercare di barare e mischiare tutto per non prendere mai una posizione. L'amarezza rimane, non lo nascondiamo, soprattutto nei confronti del maestro di arti marziali che era un grandissimo esperto dei libri di Castaneda e abilissimo praticante. Per compiacere sua moglie era entrato nella rete di questa falsa maestra. Quando gli abbiamo spiegato le nostre ragioni, non ci credette e ce ne andammo, anche da casa sua. Il canale esiste anche per questo, per sostenere chi è vittima di ipocrisie e ostracismo, pur essendo un ricercatore e guerriero impeccabile e umile nel vero senso di quelle parole. Non abbassammo la testa, come dice Don Juan, e nemmeno
pretendemmo che altri l'abbassassero nei nostri confronti, semplicemente andammo a fare esperienza altrove e con gente molto più seria e preparata. E sono sincera, più stranieri e quasi nessun italiano. Gli italiani, pur arrivando ad alti livelli, non riescono a liberarsi dalla loro forma d'origine e alla fine, a causa di ciò, falliscono. Concludo dicendovi che quello che molti dimenticano, forse anche per causa del Bolador, è che l'importante è far ricrescere la patina luminosa di consapevolezza che abbiamo esterna intorno al nostro corpo energetico. Dobbiamo pensare meno a classificare gli esseri inorganici morbosamente, ma più a praticare, a risparmiare energia e a coltivare noi stessi. Spero che questa nostra esperienza possa essere utile a altri per non cadere negli inganni, e ricordo che essere umili per Don Juan vuol dire anche che il guerriero si basa su ciò che percepisce egli stesso come vero e non su ciò che vede riflesso nell'altro. L'uomo comune cerca la certezza negli occhi di chi lo guarda e chiama quella fiducia in sé. Il guerriero cerca l'impeccabilità nei propri occhi e chiama quella umiltà. Fateci sapere nei commenti se volete sapere ulteriori episodi su questi gruppi distorti. Le informazioni che abbiamo da dare possono aiutare molti. Ringrazio tutti i nostri utenti e un ringraziamento particolare va a coloro che sostengono questo canale abbonandosi o in altre forme. Ricordo che per parlare direttamente in maniera più riservata con noi basta un abbonamento a partire da €1. YouTube sta cambiando e per far sopravvivere il canale abbiamo bisogno del vostro sostegno. Visitate il nostro blog www.naquales.eu. A presto!